alla parola scuola è molto probabile che immaginiamo questo, cioè un edificio con bambini e bambine più o meno felici. Se dicessi scuola secondaria, già magari immagineremmo qualcos'altro, però la costante è l'edificio. Cioè nell'immaginazione comune la scuola è un edificio. In realtà la pandemia ci ha insegnato che non è così, perché gli edifici erano chiusi, ma le scuole erano aperte. E improvvisamente sembrava che si scatenasse la creatività, la fantasia. Stavamo iniziando a sconfinare aule all'aperto, solidarietà con i genitori, ma non appena la pandemia si è chiusa, o l'emergenza si è chiusa, siamo tornati a immaginare la scuola come un edificio e quindi a rinchiuderci nelle scuole. Ecco, questo perché la scuola è la nostra scuola, è la scuola dei nostri padri, la scuola dei nostri nonni, è un'immagine fissa. Noi ci immaginiamo la scuola come un edificio e noi umani, a volte a noi umani serve avere degli automatismi, delle immagini fisse, perché ci aiutano a salvaguardare energia, però anche non ci permettono di guardare oltre. Per cui la prima cosa da fare è abbiamo bisogno di sconfinare con i nostri schemi mentali per cambiare. E quindi io cercherò di accompagnarvi in una sorta di percorso, una mappa di sconfinamento, dove andremo a vedere quelle che sono gli schemi mentali sulla scuola e le chiavi per sconfinare, seguendo il pensiero, l'esperienza di un nutrito gruppo di persone di cui sono parte, che stanno sostenendo una rivoluzione educativa, la trasformazione educativa. Sono persone di provenienza diversa, di provenienza geografica diversa, ma anche di ambiti diversi. Ecco, iniziamo con il primo schema mentale e poi la prima chiave. Vediamo il primo. A scuola non si può essere felici. Non abbiamo, abbiamo come un immaginario, i ragazzi e le ragazze non piace la scuola, in realtà neanche a noi adulti piace ed è un po' come un male necessario. Ecco, ma non è sempre così. La nostra chiave è la partecipazione. È possibile essere felici. Una volta in una classe ero con le maestre, i bambini e bambini, stavamo coprogettando la piazza che è di fianco alla scuola e Greta, 9 anni, mi dice: quando faccio queste cose io mi sento troppo bene, io mi sento troppo felice, mi sento viva. Ecco, Greta con una frase ci fa comprendere che si può vivere la scuola diversamente e anche conferma i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, e sono dati del 2006, che dicono che laddove i ragazzi e le ragazze partecipano, si sentono partecipi del cambiamento, diminuisce la delinquenza, diminuisce l'uso di sostanze, diminuisce l'abbandono scolastico, sapete che abbiamo anche punte in Italia del 34%, e aumenta il benessere. E la partecipazione quindi significa salute, la partecipazione significa salute perché la salute non è solo assenza di malattie. E inoltre partecipare significa partecipare dei processi decisionali che riguardano i ragazzi e le ragazze, essere ascoltati, e significa avere esperienza diretta della democrazia, cosa che non è da poco. Se questa è la nostra prima chiave, una delle più importanti, possiamo passare a quella che è il luogo. Allora, le scuole sono brutte, non è che devo dirvelo, no? Le scuole sono brutte, però lo schema mentale è che non importa, perché ciò che importa è imparare a leggere e scrivere. Non è vero, gli spazi non sono neutri, gli spazi insegnano ed è per questo che noi parliamo di spazi pedagogici. E qui mi faccio aiutare da un'altra ragazzina, questa volta di Napoli, di 11 anni, durante un incontro lei dice:
io quando vedo i banchi uno dietro l'altro non mi permettono di guardarmi intorno, mi fanno guardare in un'unica direzione. Ecco, è geniale perché passa da quello che è lo schema della classe, dello spazio, a quello che è uno schema di pensiero unidirezionale. Possiamo vederlo anche qui oggi, no? Io sono qui, voi siete dall'altra parte. Se io guardo la signora intensamente, il signore che è dietro non può vedere che faccia sta facendo, non può far muovere quei neuroni a specchio che gli permetterebbero di avere empatia, di relazionarsi con la signora. Però oggi va bene, questo spazio-forma è adeguato, non dobbiamo costruire una comunità, non dobbiamo neanche stare insieme 5 anni, come succede nelle scuole. Quindi oggi va bene, ma nelle scuole questo invece è fondamentale. Se noi abbiamo dei banchi direzionati verso un'unica persona, delle sedie isolate, significa che stiamo portando un pensiero unidirezionale, un pensiero individualista, e per questo lo spazio ha bisogno di essere modificato. E inoltre se noi scartiamo e saltiamo su questo schema mentale, possiamo capire che anche la città può essere una grande aula di apprendimento, perché si apprende in contesti formali e informali. E sull'apprendimento anche passo a quello che è un altro schema. Ecco, si apprende se alunni e alunne stanno zitti e ascoltano. Anche questo non è vero, cioè succede, ma non è sempre vero. Le maestre lo sanno benissimo, sono stati scritti fiumi di inchiostro, è necessaria una didattica attiva. I bambini e le bambine, ma anche i ragazzi e le ragazze, hanno bisogno di sperimentare, di ricercare, di toccare con mano, hanno bisogno di usare il loro corpo. E per esempio una cosa è sentir parlare della lettera I e una cosa è sentire con il corpo la lettera I, come stanno facendo questi bambini e queste bambine della prima B di una scuola primaria. E che cosa succede? Che l'insegnante ha bisogno di diventare ricercatore, ricercatrice, deve abbandonare quel ruolo di sacerdote delle Sacre Scritture che fa conoscere le Sacre Scritture, deve diventare piuttosto una guida come Virgilio lo è per Dante, che lo aiuta nella ricerca, però anche lo raccoglie quando sviene. E in questo spesso le insegnanti si sentono sole. E passiamo a quello che è il nostro quarto schema, che è, sì, si sentono sole, si sentono individui isolati, ma in realtà tutti si sentono soli in una scuola, ciascuno sulla propria barricata. Io sono il genitore, tu fai il tuo mestiere, oppure all'interno di professionalità, quando va bene, io faccio il mio lavoro, tu fai il tuo lavoro, ognuno come un individuo isolato a difendere una sorta di avamposto. Ma anche qui non è sempre così. Ci sono luoghi dove questo invece è possibile, dove si respira tutta un'altra atmosfera, e noi nella nostra chiave, la nostra quarta chiave la chiamiamo patti educativi di comunità. Chi già è un po' dentro la scuola sa che sono stati già introdotti durante la pandemia. Adesso è necessario che diventino reali, concreti e non soltanto formali. È necessario che ci si metta intorno a un tavolo tutti, non solo docenti e genitori, ma anche ovviamente il dirigente, il terzo settore, gli assistenti sociosanitari, psicologi, pedagogisti, gli alunni e le alunne, tutte intorno a un tavolo, non per convenienza, ma che cosa mettiamo in mezzo a quel tavolo è fondamentale. Se noi mettiamo soltanto il leggere e lo scrivere, non è la stessa cosa se noi mettiamo invece l'ascolto delle giovani persone, il dialogo, la cooperazione, la felicità dei bambini e delle bambine, anche di tutte le persone che sono a scuola. E inoltre sono vari livelli, è necessario patti per la comunità classe, per la comunità scolastica, per la comunità territoriale. E una delle cose necessarie sono le relazioni. E qui veniamo a quello che è il nostro quinto schema. Le relazioni sono
complesse. In genere sono io ho ragione, tu hai torto, io valgo più di te. E questa modalità potremmo chiamarla modalità tennis, una modalità che, come dire, cerca di fare punto continuamente. E invece avremmo bisogno di relazioni generative non violente. Che cosa vuol dire? Se abbiamo parlato di modalità tennis, qui potremmo parlare di modalità racchettoni, cioè tenere in campo la palla il più possibile, e l'altro non è un nemico da abbattere, ma l'altro è un compagno con cui giocare. Più manteniamo la palla e più ci divertiamo. Il modello della prevaricazione è molto complesso da superare e da sconfinare, perché è un modello culturale che ci portiamo avanti da millenni, per cui davvero difficile, ma in alcune scuole si sta provando utilizzando tempi e spazi per l'ascolto, per la conoscenza reciproca, la formazione di tutta la comunità, di tutte le persone di cui parlavamo prima intorno al tavolo, cercando di fare una formazione dove si parli di dialogo, dove si parli di trasformazione dei conflitti, dove si parli di empatia, dove si riesca a superare quell'analfabetismo relazionale che noi abbiamo. Siamo bravissimi in tecnologia, siamo migliorati tantissimo, e invece nell'aspetto relazionale siamo ancora molto primitivi. E a proposito di tecnologie passiamo a quella che è la nostra ultima chiave, il digitale. Allora, offline, online, offline ormai non si possono più contrapporre. Non è possibile che a scuola abbiamo l'offline e fuori siamo tutti online, oppure che ci immaginiamo proprio che esistano queste due differenze. Io oggi sono qui in presenza, ma magari qualcuno sta googolando chi sono io, che cos'è la scuola sconfinata, che è un libro in digitale ma anche un libro di carta. Oggi sono qui, poi sarò su un video, quindi non c'è più questa differenza, né è la tecnologia è tutte le soluzioni o tutti i mali. Oggi abbiamo bisogno di parlare di quello che si chiama cittadinanza digitale, cioè un digitale democratico. E il digitale democratico significa che più che anche avere tutti i mezzi, poter raggiungere i mezzi per diminuire il divario, parlo di mezzi tecnici, abbiamo bisogno di formarci al come usare la tecnologia, se vogliamo davvero colmare il divario che sta crescendo sempre più, un nuovo divario. E inoltre, per esempio, utilizzare piattaforme gratuite anziché le piattaforme delle multinazionali. Ecco, questa era l'ultima nostra chiave. Sono 6 chiavi per sconfinare, per una scuola sconfinata, e sono 6 chiavi tutte ugualmente importanti e tutte interdipendenti, come diciamo un organismo vivente. E allora forse adesso dovremmo chiederci: ma perché vogliamo cambiare la scuola? O meglio, perché magari lo sappiamo, ma perché in questa direzione? Perché nella direzione della scuola sconfinata? Allora, innanzitutto perché i ragazzi e le ragazze stanno male. È urgente la scuola sconfinata e noi come adulti abbiamo il dovere di occuparcene. E poi perché abbiamo bisogno di fare un salto. È un salto importante, abbiamo bisogno di fare un salto sul nostro sistema patriarcale, prevaricante, dominante, vendicativo, violento, punitivo. Dobbiamo fare un salto verso l'abbandono del pensiero dicotomico, del giusto sbagliato, bianco-nero, premio-punizione, ma anche scuola fuori scuola, maschio-femmina, uguali, diversi, perché siamo uguali e diversi. Abbiamo bisogno di uscire dall'individualismo per riconoscerci in un noi, in un'unica nazione umana universale. Abbiamo bisogno di cooperare non solo per lavorare meglio, sì, anche per lavorare meglio, ma per poter costruire, tentare di costruire una cultura di non violenza che oggi abbiamo visto tanto necessaria per il proseguimento della nostra specie. E all'interno
di tutto questo la scuola è cruciale in questi argomenti. Per questo abbiamo bisogno di una scuola sconfinata. Che cosa possiamo fare? Possiamo immaginarci, ciascuno di noi può immaginarsi una scuola sconfinata, perché ciascuno deve fare la propria parte. E in fondo c'è bisogno di alcune leggi, ma anche le leggi sono fatte dalle persone. Per cui possiamo provare a chiudere gli occhi, immaginarci una scuola sconfinata nel nostro quartiere, perché il cambiamento, la scuola sconfinata parte da questa piccola rivoluzione, che quando cambiamo proprio l'immaginazione, quando diciamo scuola. E con questo abbiamo terminato il nostro viaggio. Per ora.